Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo. Non ce la faccio più. Troppe cose da fare, troppo poco tempo per farle. Ho bisogno di rilassarmi un po'. Vuoi rilassarti un po' con me? Possiamo rilassarci guardando un film. Che ne pensi? Oppure possiamo fare una passeggiata nella natura. Anche quello è rilassante. O ancora, facciamo shopping online? Quello sì che è relax. Facciamo che invece impari qualche espressione sul relax per non essere più così ripetitiva. Avrai usato la stessa parola almeno 10 volte in una frase. Ok. Rilassati però. Ancora. Staccare la spina. Cosa succede quando si stacca la spina a un elettrodomestico? Smette di funzionare e si riposa, no? Bene, la stessa cosa vale anche per noi esseri umani, in senso figurato. L'espressione staccare la spina indica proprio la sensazione di relax in cui è possibile estraniarsi e allontanarsi dal mondo esterno e ricaricare la propria batteria, le proprie energie. Ogni volta che ho bisogno di staccare la spina, vado in montagna. E adesso ricaricare le pile. E questa espressione si concentra proprio sulla scelta di fare una pausa per recuperare le energie perse. Come si fa con le pile scariche, che si attaccano alla corrente per dar loro nuova energia. Questi ultimi mesi sono stati davvero stressanti. Adesso ho bisogno di ricaricare le pile prima di cominciare di nuovo. Fare una pennichella. Ci sono. La pennichella è il classico riposo che si fa soprattutto in Italia nelle prime ore del pomeriggio, dopo pranzo. È generalmente di breve durata e si chiama anche pisolino. Però si può usare l'espressione fare una pennichella in realtà anche per altri momenti della giornata. Ogni volta che si ha bisogno di alcuni minuti con gli occhi chiusi. Anche non davvero per dormire, ma solo per riposarsi e recuperare le forze. Quando mi sento sopraffatta dal lavoro, faccio una pennichella e mi riprendo subito. Provateci. Prendersela comoda. E significa fare tutto con molta calma, senza fretta, procrastinando il più possibile e di conseguenza riducendo al minimo lo stress. Abbiamo chiuso l'affare con i nuovi clienti e abbiamo guadagnato un bel po'. Adesso possiamo prendercela comoda per qualche settimana. Relax totale! E si tratta chiaramente di una esclamazione per sottolineare una sensazione di profondo relax, durante la quale non si vuole fare proprio nulla. Finalmente sono arrivate le ferie, da domani relax totale, si dorme tutto il giorno e non si pensa al lavoro. Perdere la cognizione del tempo. Questa frase idiomatica indica l'essere in una situazione di tale rilassamento che provoca un disorientamento momentaneo. Non ci si rende più conto di che ore siano e di quanto tempo sia passato dall'ultima volta che un'attività è stata svolta. Devo dire, mi succede questo, quindi perdo la cognizione del tempo, quando faccio un pisolino dopo pranzo, perché generalmente non lo faccio mai. Se lo faccio un giorno è un disastro perché anche se dormo solo per 45 minuti
non capisco più nulla quando mi sveglio, quindi non so più se sia già sera, se sia il momento di cenare, di andare di nuovo a letto, non funziona quindi. Oh, anche a me è successo. Ieri pomeriggio ho dormito così tanto che quando mi sono svegliata avevo completamente perso la cognizione del tempo. Pensavo che fosse già la mattina dopo, cioè stamattina. Essere sulle o tra le nuvole. Guardare le nuvole, sia dall'alto, per esempio dal finestrino di un aereo, sia dal basso, per esempio se siamo stesi su un prato, provoca sempre una sensazione di grande relax. Figuriamoci quindi cosa succede quando si è sulle o tra le nuvole. Chiaramente è un'espressione idiomatica, ma il significato è piuttosto evidente. E cioè indica qualcuno che a causa di un forte relax è completamente lontano dal mondo e non si rende più conto della realtà che lo circonda. Come se appunto non vivesse più sulla terra, ma direttamente tra le nuvole. Oh, come quando io ti parlo ma tu non mi ascolti e quindi io ti dico sempre: sveglia, ti sto parlando ma mi sembra che tu sia tra le nuvole. Meritato riposo. Anche questa è un'esclamazione e viene utilizzata soprattutto quando si viene fuori da una situazione particolarmente faticosa, stancante. Dopo tutto ciò ci si merita del buon riposo, no? Ah, finalmente abbiamo finito il video. Adesso meritato riposo. Ah no? Ah, continua? Ok. Lasciarsi andare. Anche questa ovviamente significa rilassarsi. Rilassarsi nel senso di non pensare più a niente. Cadere in una sensazione di abbandono totale. Sì, come te, Graziana, sei troppo tesa. Lasciati andare per una volta. Vedrai che le cose si sistemeranno. Andarci piano. Devo dire, è un po' come prendersela comoda, quindi fare tutto con calma, per non ritrovarsi stressati o, se già lo si è, per ridurre al minimo lo stress. Ti stai preoccupando troppo in questo periodo. Vacci piano, altrimenti la tua salute ne risente. Andarci piano con qualcosa, invece, ha un significato leggermente diverso. E significa procedere con moderazione, comportarsi con cautela. Dunque, andarci piano da solo è un po' come rilassarsi. Andarci piano con qualcosa ha questi significati. Oh, vacci piano con gli antipasti. Se ti sazi ora, non mangerai più niente dopo. Ritemprarsi. Wow! Bello, vero? È un verbo sicuramente molto formale, molto elegante, che significa, ancora una volta, un po' rilassarsi, ma nel senso di soprattutto recuperare le forze e le energie. È importante che la mente, oltre al corpo, si ritempri. Essere nella natura è perfetto per quello. Prendere una boccata d'aria. E indica ancora una volta fare una pausa, generalmente breve, ma con l'idea di uscire, essere all'aperto, respirare dell'aria fresca prima di tornare al lavoro, che sia sul balcone o che sia proprio una passeggiata nella natura, in un parco. Prima di completare il progetto, prendi una boccata d'aria. Al ritorno vedrai le cose con una prospettiva diversa. Bene, fatemi sapere nei commenti qual è l'espressione che vi è piaciuta di più e quella che volete utilizzare la prossima volta che ne avete l'occasione. Sono molto curiosa. Anche per voi ovviamente mi raccomando, andateci piano, non siate stressati, anche quando dovete studiare l'italiano, per esempio. Stressarsi crea nervosismo veramente inutile che non porta da nessuna parte.
Vuoi migliorare il tuo italiano con l'aiuto di insegnanti madrelingua? Prova Italiano Intensivo, il nostro corso di lingua italiana ideato per permetterti di esercitarti e studiare online con i nostri professori qualificati. Le lezioni sono individuali e fatte su misura per te. In più ti offriamo la massima comodità possibile. L'orario e il giorno delle lezioni lo scegli tu. Scopri di più. Clicca sul link che trovi in descrizione e inizia a studiare con i nostri insegnanti. Detto questo, se invece volete appunto staccare un po' la spina e ascoltare un po' di italiano e un po' di curiosità su una persona in particolare, un grande scienziato italiano, Galileo Galilei, allora potete guardare il video dedicato proprio delle chicche, delle curiosità sulla sua vita, che sono sicura ancora non conoscevate. E potete trovare questo video come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione, ma se cercate un qualsiasi altro video di grammatica o di cultura italiana potete passare dal nostro sito lernamo.com. Non dimenticate di seguire Lernamo anche su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram per tutti gli altri contenuti esclusivi. Se il video vi è piaciuto, non siate pigri e lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale. Io vi saluto, vi aspetto prestissimo con un nuovo video. Finito! È finito! Ah, sì. Meritato riposo.